Oh, ti do il benvenuto ad un nuovo Richard Talk for You. Voglio dare un titolo preciso a questo video nella speranza che ti possa ispirare e il titolo è molto semplice: dai qualcosa di più. Ecco, credo che questo sia davvero il segreto che farà la differenza nella tua vita, così come ha fatto la differenza nella vita dei grandi pensatori, ma anche di imprenditori, degli atleti, degli esseri umani in generale, cioè di quelle persone che hanno capito, che hanno sperimentato la forza che c'è dietro a questa importante, impattante affermazione: dai qualcosa di più. Se fosse nell'ambito lavorativo o professionale, potremmo dire molto semplicemente: dai qualcosa di più, inteso anche come valore, come servizio, come predisposizione verso il tuo cliente, verso le persone che hai di fronte, rispetto a quanto loro ti hanno pagato, quanto hanno pagato un servizio o qualche cosa che tu probabilmente gli hai venduto. Dare qualche cosa di più è una predisposizione incredibile, soprattutto a livello energetico. Potremmo parlare dunque di generosità. Dal punto di vista del marketing strategico, dare qualcosa di più significa avere a cuore davvero la persona che si rivolge a te per i tuoi servizi, per le tue capacità, per il tuo talento. Quando tu focalizzi la tua attenzione al servizio verso chi ti sta di fronte, tu in quel momento sei una persona non solo vincente, ma un professionista unico, raro da trovare e che le persone appunto potranno ricercare unicamente in te. Dare qualcosa di più significa fare la differenza, significa essere presenti all'esigenza stessa della persona. Molto spesso, soprattutto negli ambiti scolastici o negli ambiti ospedalieri o negli ambiti statali o negli ambiti comunali, ci si perde dietro quello che è il marasma della burocrazia e molto spesso ci si dimentica che le persone più importanti sono proprio le persone che si rivolgono a noi per ottenere qualche servizio, non certo per causare a noi qualche disagio. Quando noi diamo qualche cosa di più, indipendentemente da dove ci troviamo o da che cosa stiamo facendo a livello lavorativo, questo nobilita il nostro animo, il nostro carattere. Ed è naturale che quando tornerai a casa, questo valore aggiunto che tu hai donato agli altri, naturalmente rimarrà con te. Sarà una parte importante della tua caratteristica e sono certo che questa energia che tu avrai donato agli altri sicuramente la riceverai in qualsiasi altra circostanza della tua vita. Ricordo qualche tempo fa di aver letto un articolo bellissimo di questi due poliziotti, era un articolo, una cronaca accaduta realmente in Olanda, dove questi due poliziotti avevano soccorso una giovane madre che poi era stata prontamente ricoverata a pronto soccorso. A casa di questa signora però erano rimasti 5 bambini piccoli da soli e i poliziotti hanno fatto una cosa che ha a che fare con noi, genere umano. Semplicemente, anziché ritornare nelle loro case o ritornare al comando di polizia, hanno preferito rimanere lì con i bambini e hanno preparato per loro una bellissima cena, si sono divertiti con loro, hanno giocato, li hanno accuditi, li hanno anche messi a letto. E poi alla fine, anziché andarsene via, hanno anche contribuito sistemando la casa di quella giovane signora e pulendo persino i piatti. Ecco, quella storia per me è una storia di quotidiana generosità. Qualche cosa che quei due poliziotti eventualmente avrebbero potuto fare a meno, ma si sono sentiti nell'animo di poter aiutare quella famiglia. Quel valore aggiunto, a loro due li ha resi famosi in tutto il mondo, perché quel post, quel selfie che i poliziotti si erano fatti in quella cucina mentre lavavano i piatti ha fatto il giro del mondo, ma credo che loro non si auspicassero così tanta popolarità. Sicuramente sono diventati popolari nel loro quartiere. Quello che ci racconta questa storia di vita quotidiana, è la capacità di donare qualche cosa di più rispetto a quello che ci viene chiesto normalmente per un servizio. E prova a immaginare questa metafora se fosse vera nel tuo ambito familiare. Che cosa sei destinato a dare di più per portare più energia, più felicità nella tua quotidianità? Credo che anche questo abbia a che fare con quello che oramai chiamiamo happy genetica, perché quando noi diamo qualcosa di più non solo riceviamo, ma soprattutto stiamo creando e stimolando una grande energia potente a livello corpo, mente, emozione, anima per noi e verso gli altri. Ti auguro dunque di dare qualche cosa di più per te, verso gli altri, e se vorrai scrivimi nei commenti quale storia ti ha permesso di dare un contributo notevole e di aver fatto appunto la differenza non solo nella tua vita, ma nella vita delle persone che tu fortunatamente hai incontrato. Per tutto il resto, come diciamo sempre, arrivederci al prossimo Richard Talk for You.